Ciao amici, quante volte ci compriamo una bella penna stilografica di tipo Clair o Demonstrator, la utilizziamo e però poi appena utilizzata un pochettino comincia a formarsi l'inchiostro qui dentro, insomma non è più bella come nuova, un vero peccato. Bisogna pulirla e poi comunque, in particolare questa Pilot Prera, si presta diciamo, a divenire una penna di quelle già belle, acquistate per scrivere con la gradazione preferita, ma anche per esplorare altre gradazioni. Il pennino si può sostituire e con una certa facilità. Andiamo a vedere entrambe le operazioni. Come si fa? Era così bella quando era nuova, ma adesso comincia, l'inchiostro si è fermato un po' lì, qua e là. Allora, come facciamo? Per prima cosa diamo una pulita. Abbiamo svuotato l'inchiostro, andiamo ad aprire la penna, stacchiamo il converter che ormai sarà esaurito e occupiamoci della sezione. Diamo ancora una pulitina, poverina. Ok. A questo punto, se la penna non è troppo, come si dice, ostruita o comunque non c'è inchiostro essiccato, a volte basta metterla direttamente in un bicchierino di plastica con l'acqua e torna pulita. Però noi vogliamo fare una pulizia più profonda e allora ci serve della gomma per fare un lieve attrito, per sfilare il pennino. Non serve girarlo né niente, lo afferrate, vedete, di lato, mai sopra a rischio di andarlo a piegare. Lo afferrate di lato e con molta attenzione, eccolo qua, viene via. Questo adesso sarà molto più facile da lavare, lo appoggio qua, e qui abbiamo il nostro alimentatore con il pennino. L'alimentatore, come vedete, è il classico alimentatore che equipaggia le Pilot di un certo prezzo. Provo a toccarlo e vabbè, tanto le mie mani sono sempre inchiostrate. Eccolo qua, così invece potete vedere il pennino. Il pennino, come è facile vedere, è agganciato, per così dire, agganciato nel senso alloggiato sarebbe più proprio, in questa, vedete, con queste alette, tanto di qui quanto di là. Ecco, stringo un po' così si vede meglio, quindi non serve far altro che sollevarlo ed abbiamo l'alimentatore. Anche questo gli diamo una bella sciacquatina. Prendo il pennino, lo metto a bagno, prendo l'alimentatore, lo metto a bagno, l'acqua è acqua normalissima e questo invece lo faccio scorrere un po' sotto il rubinetto in modo da tirare via l'inchiostro. Se non viene via metterò in ammollo anche questo. Ecco, ma è bastato metterlo sotto il rubinetto, come vedete, per farlo pulito. Ma cosa sono quell'inchiostro che si propaga lungo la sezione? Beh, non è altro che l'alimentatore che è a contatto diretto e facendo proprio la sua funzione di portare l'inchiostro al pennino e di mantenerlo quando non la stiamo usando, cosa fa? Lo deposita anche sulle pareti, quindi è normale che sia così. Questo vi serva anche per comprendere che quando cambiamo l'inchiostro e quindi andiamo a prendere una cartuccia o un converter diverso, ma non abbiamo pulito la sezione che è ancora sporca di rosso, come nel mio caso, e ci metto un verde, sappiate che prima di vedere il verde, quello che ho caricato, devo attendere parecchio, forse almeno mezzo converter, perché c'è tanto residuo. La stessa cosa però va anche posta come attenzione quando abbiamo sciacquato la nostra sezione, perché vedete, ve lo faccio vedere meglio, ci sono tante goccioline d'acqua che sono rimaste qui dentro e ci sono inchiostri che sono molto sensibili all'acqua. Basta un po' di acqua per fargli cambiare sia la formulazione che l'intensità del proprio colore, quindi vanno asciugate. Io evito la carta, se non appunto scuotendola un po' così, per evitare i pelucchi. Uso piuttosto gli scovolini della pipa perché non lasciano pelucchi, mi basta passarli qua e adesso è veramente a posto. Adesso siamo pronti per andare a prendere l'alimentatore, però dovete darmi il tempo di svuotarlo e pulirlo.
Eccolo qua, è tornato nuovo anche l'alimentatore, vedete che è bagnato comunque, il pennino non ne parliamo, ma la penna comunque è relativamente nuova. Il pennino possiamo anche asciugarlo così, molto leggermente, va bene, il pennino non corre patemi. Questo però eviterei di asciugarlo nelle carte assorbenti, se non proprio scrollandolo un pochettino, e lo lasciate, ci soffiate un po' sopra, lo lasciate che si asciughi, perché con le carte si può certamente asciugare in questa maniera, guardate, facendo così, ma senza troppa pressione, perché i pelucchi sono comunque dietro l'angolo e un pelucco che poi vada ad ostruire il canale o le fessure poi pregiudica il buon funzionamento della penna stilografica. Lo asciughiamo, si asciuga da solo, lo lasciamo lì, ecco, non potete rimontarlo e metterci l'inchiostro, perché ricadiamo nello stesso problema di avere dell'acqua nella sezione, quindi l'inchiostro risulterebbe anacquato. Allora, visto che è smontato, andiamo a vedere un pochettino come possiamo, lo appoggio qua, dotarlo casomai di altri pennini. Per esempio qui ho dei pennini che derivano dalla Plumix, dalla Pluminix, dalla 78G, sono pennini che, come vedete, hanno lo stesso tipo di innesto, quindi sono intercambiabili. Che cosa significa? Che posso ad esempio acquistare una Pilot Prera perché mi piace il modello ed è insomma una penna, anche lo abbiamo detto, abbastanza costosa, però potrei anche avere in casa una Pluminix o una Plumix, penne da 5-8 euro, magari con delle gradazioni diverse, e perché no sperimentarle sulla mia Prera. La Prera non viene venduta con i pennini della serie Super Quality. Questo che invece ho preso dalla Plumix è proprio un Super Quality, ma potrei prendere anche quello dorato della 78G, tanto l'attacco, come vedete, è il medesimo, basta appoggiarlo e non c'è nemmeno il patema di dire ma lo saprò mettere al posto giusto e se sbaglio di 1 millimetro o 2, non c'è problema, perché guardate, va in sede da solo, basta solo appoggiarlo. Quindi il mio alimentatore adesso è dotato del pennino M, che poi sapete non essere un M, è un pennino fantastico, della serie Plumix. Prendo la mia sezione, scusate ma è un po' più complicato farlo attraverso la telecamera, vedete entra praticamente da solo e qua c'è già l'innesto, quindi basta prenderlo insieme e poi dare una piccola pressione, eccolo qua, di più non va. E quindi abbiamo capito che abbiamo montato questo pennino. Adesso non resta che rimettere il converter. Dov'è? Io ne ho uno proprio nuovo, eccolo qua. Ecco l'innesto, vado a chiudere la mia bella penna. Ecco qui la mia Prera pulita come nuova. Aspettate che faccio un po' di ordine, pulita come nuova e soprattutto con un pennino diverso da quello che aveva originariamente. Così ho risparmiato magari 40-50 euro, che non sono pochi. Avevo il pennino in casa, oppure non ce l'avevo e volevo provare un pennino di qualità con una gradazione diversa. Eccomi accontentato. Adesso non resta che andare a scrivere. E a voi tutti amici un grazie per aver seguito anche questo tutorial. Ciao a tutti!